Si segga, numero 3, mentre guardiamo quello che Massey Channel ha ricostruito delle location in Costa Azzurra per noi, per la Spectre. Eccomi, oggi vi porto in una zona che amo particolarmente. Siamo nel sud della Francia, in Costa Azzurra, e più precisamente all'aeroporto di Nizza, nel punto dove arriva James Bond nel film Mai dire mai. Questo è l'aeroporto di Nizza, è l'area delle partenze. Qua fuori dall'aeroporto, alla porta D1, sono stati girati gli esterni, quando vediamo Felix Leiter girarsi e sorprendere Bond. Mentre gli interni sono stati girati dall'uscita D2. La riviera francese, nello specifico il tratto che va da Antibes sino a Mentone, praticamente al confine con l'Italia, è stato molto sfruttato nel film apocrifo Mai dire mai del 1983, ovvero la settima e, stavolta davvero, ultimissima volta di Sean Connery nei panni del celebre agente segreto. Connery abbandonò la serie dopo il suo quinto film, Si vive solo due volte, del 1967. Venne sostituito da George Lazenby in Al servizio segreto di Sua Maestà di 2 anni dopo, ma fu convinto di tornare in Una cascata di diamanti nel 1971 per poi lasciare definitivamente il ruolo, affermando che non sarebbe tornato mai più, never again. Da qui il titolo provocatorio Mai dire mai di questo film di 12 anni successivo, ma si tratta di un'opera apocrifa, fuori dalla saga ufficiale, ed ecco perché non ho usato la solita introduzione Gun Barrel per questo video. Né l'ha potuto usare lo stesso film, così come non poteva valersi di altri aspetti ricorrenti della serie ufficiale, o dell'iconico tema di James Bond, composto da Monty Norman e presente sin dal primo film. Alla fine questa pellicola altro non è che un remake di Thunderball, Operazione Tuono, del 1965, interpretato dallo stesso Connery, in quanto i diritti cinematografici di quella storia erano nelle mani del produttore Kevin McClory, che collaborò con l'autore Ian Fleming ancor prima che 007 facesse il suo debutto sul grande schermo. La storia è un po' lunga e cercherò di sintetizzarla. Dopo aver inventato il personaggio di James Bond e pubblicato alcuni romanzi di grande successo, Fleming cominciò a pensare a come portare il suo protagonista nel mondo della televisione o del cinema. Dopo alcuni adattamenti non riusciti, nel 1960 iniziò a lavorare insieme a Kevin McClory e Jack Whittingham a una sceneggiatura originale che non andò in porto, e alla fine la riciclò nel romanzo di Thunderball del 1961. Da qui seguì una lunga e logorante causa in tribunale da parte di McClory. Fleming perse la contesa, dovette riconoscere la collaborazione con McClory e Whittingham al romanzo e ottenne solo i diritti sull'opera letteraria, mentre per quanto riguarda i diritti cinematografici, questi erano in mano al solo McClory, che risulta infatti produttore del film originale del 1965, coi produttori ufficiali Cubby Broccoli e Harry Saltzman nel ruolo di produttori esecutivi. Thunderball avrebbe dovuto essere il primo film della serie, già nel 1962, e, forte di tali diritti, McClory ha da sempre cercato di produrre una serie di film in concorrenza alla serie ufficiale. Ci riuscirà solamente nel 1983, assicurandosi il grande ritorno di Sean Connery e rispolverando per l'occasione anche l'organizzazione criminale della Spectre, pure questa riconosciuta in qualche modo di sua pertinenza, e infatti ignorata dalla produzione ufficiale, fino al 2015, quando finalmente le ultime questioni legali si sono favorevolmente risolte. Quindi, per riproporre una versione credibile di 007, quali location migliori delle esotiche Bahamas e della glamour Costa Azzurra? In realtà c'è un altro motivo per cui si è abbondantemente girato da queste parti. Mi trovo a Cap Denis. Questa è una fantastica visuale su tutta la Baia degli Angeli. Quella laggiù in fondo è Nizza. Alla sua estremità occidentale troviamo l'aeroporto. Poi tutto il suo lungomare, la cosiddetta Promenade des Anglais, e in questo punto, nell'ampia curva che la separa dalla città vecchia, col suo porto, è stata filmata questa scena notturna, curiosamente riflessa orizzontalmente. Ma chi godeva di questo splendido panorama?
Dunque, Promenade des Anglais, passeggiata degli inglesi. Beh, non era proprio un inglese, era uno scozzese il fortunatissimo attore che abitava lassù. Quella è la famosa villa Le Roc Fleury, comprata negli anni 70 da Sean Connery e sua moglie Micheline Roquebrune, originaria proprio qua della Costa Azzurra. L'attore accettò questo film anche incentivato dalla possibilità di lavorare, una volta tanto, comodamente vicino a casa sua. Recentemente messa in vendita, questa fantastica villa di 1000 metri quadrati è disposta su 6 piani, possiede 8 camere da letto ed è dotata di ascensore, piscina, centro benessere interno, cucina all'avanguardia e vista mozzafiato. Spostiamoci ora un più in altura e poco distante, per tornare alle location del film. In questo edificio in stile cubista e di colore arancione, 007 si sistema subito dopo essere atterrato all'aeroporto di Nizza. Siamo nella parte alta di Villefranche, nel complesso residenziale privato Le Castellet Villa Park, e l'inaccessibile dimora si trova al numero 10 di Avenue L'Olivier. La Costa Azzurra non è solo un posto molto glamour, è anche un posto molto esclusivo. Non c'è possibile raggiungere la villa di Bond di Mai Dire Mai. Come avete visto, quel quartiere residenziale che si chiama Le Castellet è proprietà privata, c'è un cancello che preclude l'ingresso. Noi però abbiamo il nostro teleobiettivo e ci possiamo accontentare di una foto. E quella villa lassù, completamente rossa, è abbastanza facile da distinguere per il colore. Da questo punto privilegiato, 007 può spiare dall'alto il mega yacht del suo antagonista, ancorato nel meraviglioso golfo sottostante. Questo panfilo rivoluzionario, costruito a Viareggio e inizialmente chiamato Nabila, apparteneva al miliardario saudita Adnan Khashoggi, che fu ben felice di noleggiarlo alla produzione del film. I Queen gli dedicarono il brano Khashoggi Ship nel loro album The Miracle del 1989. Purtroppo l'albero dietro il quale fa capolino 007 non esiste più, ma ho trovato un platano simile proprio nelle vicinanze. Questo è l'attraversamento pedonale dove passa Kim Basinger. Questo è l'attraversamento pedonale dove Kim Basinger attraversa la strada seguita poi da Bond. Non c'è più purtroppo il platano come nel film, dietro il quale spunta Bond, ma solo un ulivo rinsecchito. La nostra Domino raggiunge la riva col tender e attracca qui, nel porticciolo di Maissa Beach, per andare a fare il suo massaggio dove incontrerà per la prima volta Bond. A far da sfondo ammiriamo l'incantevole borgo di Villefranche-sur-Mer e lassù in cima, rossa e inconfondibile, la villa di Bond.
Da un lato di questo golfo, sul promontorio di Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'è Villa e Frusti de Rothschild, utilizzata per gli interni di Palmira. Mentre dall'altro lato le mura della cittadella di Villefranche sono usati per gli esterni, insieme a Fort Carré di Antibes, ma lo vedremo dettagliatamente nella prossima puntata. A Villefranche sono stati girati almeno altri 2 film famosi: la divertente commedia Due figli di, con Michael Caine e Steve Martin, del 1988, e l'action thriller Ronin, del 1998, con Robert De Niro e Jean Reno protagonisti. Li vediamo prendere un drink proprio qui, da La Mer Germaine. Ma questo film prevede anche la partecipazione di addirittura 3 rivali di 007, Michael Lonsdale, Sean Bean e Jonathan Pryce, rispettivamente i cattivissimi Hugo Drax, Alec Trevelyan e Elliot Carver. Questa è la spiaggia dove Felix riemerge dopo aver accompagnato Bond a ispezionare il disco volante. Bond resta sulla barca, in buona compagnia, e Felix riemerge qua. Allora, ricapitolando, Bond arriva in Costa Azzurra tramite l'aeroporto di Nizza e si sistema in una villa sull'altura di Villefranche, borgo incantevole che verrà ancora abbondantemente sfruttato. Abbiamo ad esempio visto il disco volante, il lussuoso yacht di Maximilian Largo, ancorato proprio in questo golfo, e la sua donna, Domino, arriva a Maissa Beach per concedersi un massaggio. Ai 2 lati del golfo vedremo gli interni e gli esterni di Palmira. Questa parte di costa, da Antibes a Mentone, è stata utilizzata ancora tantissimo in Mai Dire Mai, perché abbiamo visto Sean Connery aveva una dimora da sogno proprio a Cap Denis. E non riusciamo ad analizzare tutte le location in un solo episodio. Per questo, per il momento, vi saluto. Ci fermiamo, ma ripartiremo proprio da qui, nel prossimo episodio, per analizzare le ambientazioni di Palmira, la fortezza nordafricana dell'antagonista Maximilian Largo, dove prosegue la storia. A presto, con nuove location bondiane.